vorrei concentrarmi sul momento, quando Roberto, che aveva già deciso di fare questa esperienza, ha detto adesso inizio con sono sicuro che non ce la faccio, andrà male, sport, università, lavoro. Allora, chiaramente ogni scelta è presa ancora prima di venire qui. È presa da quella che è, chiamiamo l'autentico Roberto. mm. Facciamo che questo Roberto qui è una sorta di copia. Il Roberto autentico ha scelto di ehm, fargli sperimentare questa parte, ok? Che è, come faccio a spiegarla? Cioè, noi alla fine siamo come una specie di riflesso della sorgente, ok? Quindi noi abbiamo tutto ciò che esiste dentro la sorgente, solo che nella sorgente è un'unione, un equilibrio perfetto. Invece in noi esiste proprio la frammentazione, la divisione fra le varie parti. Quindi non c'è comunicazione, non c'è equilibrio fra le varie parti. Nella vita attuale di Roberto, il Roberto autentico ha detto: va bene, allora guarda come tutte queste cose insieme ma separate ti possono creare dei disturbi e dei conflitti. Ok? Alcune cose portale fuori di te, quindi i tuoi genitori che sono molto richiedenti prestazioni, risultati, eccetera, no? Altre cose, che ne so, anche la fidanzata che è comunque molto attaccata al mondo materiale, anche lei agli obiettivi, ai risultati, eccetera, ok? Oppure tu sentiti dentro diverso, sapendo che quelle parti lì sono comunque tue, che se tu le porti dentro e le unisci con tutto quello che hai dentro, ritorna la pace e l'equilibrio. mm? Però ovviamente nella prima parte lui deve viverla questa frammentazione. Mhm. E- ed è poi la Matrix, ovviamente, è proprio questo, solo che vuole mantenerti nella frammentazione, nella discordia, nell'insicurezza, nei complessi, nei progetti non portati a termine, eccetera. Se mantieni basse le vibrazioni e continui, diciamo così, a recitare questo copione qua eh, senza fine. mm? Ehm, quindi fondamentalmente però già adesso Roberto sta capendo che lui lo sta rifiutando già questo copione, cioè l'ha riconosciuto che è un copione che ha recitato per tanti anni, in cui c'era qualcuno fuori che gli chiedeva di essere vincente e lui per reazione faceva il perdente. C'era qualcuno fuori che gli diceva raggiungi questo obiettivo, quest'altro obiettivo, eccetera. E lui in qualche modo boicottava tutto questo. I grandi esoteristi che hanno in mano le redini del mondo conoscono molto bene questa idea di specchio e di specchio frammentato e ce lo propongono in ogni salsa da tantissimi anni. Negli ultimi, dove i video musicali, per esempio, sono alla portata di tutti, soprattutto dei giovani, il tema della frammentazione della personalità da parte dell'handler nei confronti dello schiavo, personaggio, cantante, attore che sia, è assolutamente evidente. C'è un video di Ariana Grande dove lei è sempre in tutto il video a pezzettini nello specchio. C'è Mahmood, c'è Mengoni, dateveli a vedere e fate un po' di ricerca se vi interessa. Ah, è così? Sì, ci sono anche proprio delle fiabe per bambini in cui lo specchio va in mille pezzi. Ehm, e questo che abbiamo raccontato, no? Quindi la frammentazione, la divisione, che non ci consente di sentirci eh, creature divine, Quindi unite, siamo tutti uno specchio integrate. rotto. Anche noi che non Certo, abbiamo l'handler che ci ha creato una multipersonalità. esatto. Possiamo dire che siamo delle multipersonalità? Sì, E se ci mettessimo a ricostruirlo questo specchio? è proprio questo che siamo venuti qui a fare.
I pezzi, diciamo, dello specchio di Roberto sono tutti sotto il suo naso o sono sparsi? Allora, adesso vedo che ne ha riuniti parecchi davanti a sé. Qualcuno è ancora in giro, ma pochi sono in giro. C'è un pezzo, per tutti vale anche per Roberto, un pezzo di questo specchio che è nella fiamma? Dunque, nella fiamma ci sono tutti questi pezzi, solo che è come se fossero combinati in maniera diversa. Ci sono i nostri combinati in maniera diversa. Io vedo così. Ok, ma se uno come Roberto ha incontrato la sua fiamma finora, No. siccome Roberto non ha incontrato la sua fiamma, se avesse fatto un lavoro su di sé completo, sarebbe chiuso lo specchio o mancherebbe il pezzo fiamma? Come concetto, ho incontrato la mia fiamma. Allora, dunque, no, cioè, nessuno è manchevole di niente, eh. Cioè, non è che uno che non ha incontrato la fiamma gli manca qualcosa, Eh, assolutamente no. Cioè, la fiamma è quello strumento che ti aiuta a mettere insieme i tuoi pezzi, ma non è un pezzo in più, eh. La prova, certo, Ma assolutamente non è il tassello mancante. esatto. E non è, io non la vedo come la metà della mela, che se no ti manca la metà, no? Mhm. No, è quella che ti permette di comprendere che la mela è intera. Esattamente, benissimo.